Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alumbrig Takeda Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cosa fa Alumbrig? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alumbrig durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa fa Alumbrig? Alumbrig è un farmaco a base del principio attivo brigatinib, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico inibitori chinasi linfoma anaplastico, ALK. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia SPA. Alumbrig può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Alumbrig 90 mg 7 compresse rivestite con film più 180 mg 21 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Takeda Pharma S. Concessionario: Takeda Italia SPA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: brigatinib. Gruppo terapeutico: antineoplastici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Alumbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule, non small cell lung cancer, NSCLC, positivo per la chinasi del linfoma anaplastico, anaplastic lymphoma kinase, ALK, in stadio avanzato, precedentemente non trattati con un inibitore di ALK. Alumbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC positivo per ALK, in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib. Posologia: il trattamento con Alumbrig deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nell'uso di medicinali antitumorali. Lo stato di NSCLC ALK positivo deve essere accertato prima di iniziare la terapia con Alumbrig. È necessario un test per ALK validato al fine di selezionare i pazienti con NSCLC positivo per ALK, vedere paragrafo 5.1. La valutazione dell'NSCLC positivo per ALK deve essere effettuata da laboratori che abbiano dimostrato di avere esperienza nella tecnologia specifica utilizzata. Posologia: la dose iniziale raccomandata di Alumbrig è 90 mg una volta al giorno per i primi 7 giorni e, successivamente, 180 mg una volta al giorno. Se il trattamento con Alumbrig viene interrotto per un periodo uguale o superiore a 14 giorni per motivi diversi dalle reazioni avverse, il trattamento deve essere ripreso con 90 mg una volta al giorno per 7 giorni prima di aumentare la dose fino a quella precedentemente tollerata. Se il paziente dimentica una dose o vomita dopo una dose, non deve essere somministrata una dose aggiuntiva. La dose successiva deve essere somministrata al tempo stabilito. Il trattamento deve essere proseguito finché si osserva beneficio clinico. Aggiustamenti della dose. L'interruzione del trattamento o la riduzione del dosaggio potrebbero essere necessari in base alla sicurezza e alla tollerabilità individuali. I livelli di riduzione della dose di Alumbrig sono riassunti nella tabella 1. Tabella 1. Livelli raccomandati di riduzione della dose di Alumbrig. Dose. Livelli di riduzione della dose. Prima, seconda, terza. 90 mg una volta al giorno, primi 7 giorni. Ridurre a 60 mg una volta al giorno. Interrompere definitivamente. Non applicabile. 180 mg una volta al giorno. Ridurre a 120 mg una volta al giorno. Ridurre a 90 mg una volta al giorno. Ridurre a 60 mg una volta al giorno. Il trattamento con Alumbrig deve essere interrotto definitivamente se il paziente non è in grado di tollerare la dose giornaliera di 60 mg. Le raccomandazioni riguardo la modifica della dose di Alumbrig per la gestione delle reazioni avverse sono riassunte nella tabella 2. Tabella 2.
Modifiche raccomandate della dose di Alunbrig per la gestione delle reazioni avverse. Reazione avversa. Gravità. Modifica della dose. Malattia interstiziale polmonare, ILD/polmonite. Grado 1. Se l'evento si verifica durante i primi 7 giorni di trattamento, sospendere Alunbrig fino al recupero della condizione basale, quindi riprendere il trattamento allo stesso dosaggio, senza aumentare a 180 mg una volta al giorno. Se si verifica ILD/polmonite dopo i primi 7 giorni di trattamento, sospendere Alunbrig fino al recupero della condizione basale, quindi riprendere il trattamento alla stessa dose. Se ILD/polmonite si ripresenta, interrompere definitivamente il trattamento con Alunbrig. Grado 2. Se ILD/polmonite si verifica durante i primi 7 giorni di trattamento, sospendere Alunbrig fino al recupero della condizione basale, quindi riprendere il trattamento al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1, senza aumentare a 180 mg una volta al giorno. Se ILD/polmonite si verifica dopo i primi 7 giorni di trattamento, sospendere Alunbrig fino al recupero della condizione basale. Alunbrig deve essere ripreso al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1. Se ILD/polmonite si ripresenta, interrompere definitivamente il trattamento con Alunbrig. Grado 3 o 4. Interrompere definitivamente il trattamento con Alunbrig. Ipertensione. Ipertensione di grado 3, PSI 160 mmHg o PDI 100 mmHg, intervento medico indicato, in trattamento con più di un medicinale antiipertensivo o con una terapia più intensiva di quelle precedentemente utilizzate. Sospendere Alunbrig fino al ritorno dell'ipertensione a un grado di 1, PSI 90 mmHg, quindi riprendere alla stessa dose. Se si ripresenta ipertensione di grado 3, sospendere Alunbrig fino al ritorno dell'ipertensione a un grado di 1, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1, oppure interrompere definitivamente. Ipertensione di grado 4, conseguenze pericolose per la vita, intervento urgente indicato. Sospendere Alunbrig fino al ritorno dell'ipertensione a un grado di 1, PSI 90 mmHg, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1, oppure interrompere definitivamente. Se si ripresenta ipertensione di grado 4, interrompere definitivamente il trattamento con Alunbrig. Bradicardia, frequenza cardiaca inferiore a 60 bpm. Bradicardia sintomatica. Sospendere Alunbrig fino al recupero della bradicardia asintomatica o fino a una frequenza cardiaca a riposo di 60 bpm o superiore. Se un medicinale concomitante noto per causare la bradicardia viene identificato e interrotto, oppure in caso di aggiustamento della sua dose, riprendere Alunbrig allo stesso dosaggio dal momento del recupero della bradicardia asintomatica o di una frequenza cardiaca a riposo di 60 bpm o superiore. Se non viene identificato alcun medicinale concomitante come causa nota di bradicardia, oppure se i medicinali concomitanti noti per causare bradicardia non sono interrotti o la loro dose non viene modificata, riprendere Alunbrig al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1 dal momento del recupero della bradicardia asintomatica o di una frequenza cardiaca a riposo di 60 bpm o superiore. Bradicardia con conseguenze pericolose per la vita, intervento urgente indicato. Se un medicinale concomitante noto per causare bradicardia viene identificato e interrotto, oppure in caso di aggiustamento della sua dose, riprendere Alunbrig al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1 dal momento del recupero della bradicardia asintomatica o di una frequenza cardiaca a riposo di 60 bpm o superiore e monitorare frequentemente secondo le indicazioni cliniche. Interrompere definitivamente Alunbrig se non viene identificato alcun medicinale concomitante noto per causare bradicardia. In caso di recidiva, interrompere definitivamente Alunbrig. Incremento di CPK. Incremento di CPK di grado 3 o 4, 5,0 UN, con dolore o debolezza muscolare di grado E2. Sospendere Alunbrig fino al recupero di un incremento di CPK di grado D1, di 2,5 UN, o del valore basale, quindi riprendere allo stesso dosaggio. Se si ripresenta incremento di CPK di grado 3 o 4 con dolore o debolezza muscolare di grado E2, sospendere Alunbrig fino al recupero di un incremento di CPK di grado D1, di 2,5 UN, o del valore basale, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1.
Incremento di lipasi o amilasi. Incremento di lipasi o amilasi di grado 3, 2,0 uln. Sospendere a Lombric fino al recupero di un grado di 1, di 1,5 uln, o del valore basale, quindi riprendere allo stesso dosaggio. Se si ripresenta incremento di lipasi o amilasi di grado 3, sospendere a Lombric fino al recupero di un grado di 1, di 1,5 uln, o del valore basale, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1. Incremento di lipasi o amilasi di grado 4, 5,0 uln. Sospendere a Lombric fino al recupero di un grado di 1, di 1,5 uln, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1. Epatotossicità. Incremento di alanina aminotransferasi, ALT, o aspartato aminotransferasi, AST, di grado E3, 5,0 uln, con bilirubina di 2 uln. Sospendere a Lombric fino al recupero dei valori basali o di valori uguali o inferiori a 3 uln, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1. Incremento di alto AST di grado E2, 3 uln, con concomitante incremento di bilirubina totale 2 uln in assenza di colestasi o emolisi. Interrompere definitivamente a Lombric. Iperglicemia. Grado 3, superiore a 250 mg/dl o 13,9 mol/L, o superiore. Se non è possibile raggiungere un controllo adeguato dell'iperglicemia con una gestione clinica ottimale, sospendere a Lombric fino al raggiungimento di un controllo adeguato dell'iperglicemia. Al recupero, riprendere a Lombric al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1, oppure interrompere definitivamente. Disturbi visivi. Grado 2 o 3. Sospendere a Lombric fino al recupero del grado 1 o della condizione basale, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1. Grado 4. Interrompere definitivamente a Lombric. Altre reazioni avverse. Grado 3. Sospendere a Lombric fino al recupero dei valori basali, quindi riprendere allo stesso dosaggio. Se si ripresenta un evento di grado 3, sospendere a Lombric fino al recupero dei valori basali, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1, oppure interrompere definitivamente. Grado 4. Sospendere a Lombric fino al recupero dei valori basali, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1. Se si ripresenta un evento di grado 4, sospendere a Lombric fino al recupero dei valori basali, quindi riprendere al dosaggio immediatamente inferiore come descritto nella tabella 1, oppure interrompere definitivamente. BPM uguale battiti al minuto. CPK uguale creatina fosfochinasi. PDA uguale pressione sanguigna diastolica. PSIS uguale pressione sanguigna sistolica. 1 uguale limite superiore dei valori normali. Gradi di gravità secondo i National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events. Versione 4.0, NCICT-KV4. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. I dati limitati sulla sicurezza e l'efficacia di Lombric nei pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni suggeriscono che non sia necessario un aggiustamento della dose nei pazienti anziani, vedere paragrafo 4.8. Non ci sono dati disponibili sui pazienti con età maggiore di 85 anni. Compromissione epatica. Non sono necessari aggiustamenti della dose di Lombric nei pazienti con insufficienza epatica lieve, classe Kild Pug A, o moderata, classe Kild Pug B. Per i pazienti con insufficienza epatica severa, classe Kild Pug C, si raccomanda una riduzione della dose iniziale a 60 mg una volta al giorno per i primi 7 giorni, seguiti da 120 mg una volta al giorno, vedere paragrafo 5.2. Compromissione renale. Non sono necessari aggiustamenti della dose di Lombric nei pazienti con insufficienza renale lieve o moderata, velocità di filtrazione glomerulare, EGFR, e 30 ml/min. Per i pazienti con insufficienza renale severa, EGFR, 30 ml/min, si raccomanda una riduzione della dose iniziale a 60 mg una volta al giorno per i primi 7 giorni, seguiti da 90 mg una volta al giorno, vedere paragrafo 5.2. I pazienti con insufficienza renale severa devono essere strettamente controllati per verificare l'insorgenza o il peggioramento di sintomi respiratori, ad esempio dispnea, tosse eccetera, che possono essere indicativi di ILD/polmonite, in particolare durante la prima settimana, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Lombric nei bambini di età inferiore a 18 anni non è stata stabilita. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Lombric è per uso orale.
Le compresse devono essere deglutite intere con acqua. Alunbrig può essere assunto con o senza cibo. L'assunzione di pompelmo o succo di pompelmo deve essere evitata in quanto può determinare un aumento della concentrazione plasmatica di brigatinib, vedere paragrafo 4.5. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni avverse polmonari. Nei pazienti trattati con Alunbrig possono verificarsi reazioni avverse polmonari severe, pericolose per la vita e letali, incluse reazioni con caratteristiche riconducibili a ILD/polmonite, vedere paragrafo 4.8. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Agenti che potrebbero aumentare le concentrazioni plasmatiche di brigatinib. Inibitori del CYP3A. Studi in vitro hanno dimostrato che brigatinib è un substrato del CYP3A4/5. Nei soggetti sani, la somministrazione combinata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Alunbrig durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alunbrig durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili/contraccezione nei soggetti di sesso maschile e femminile. Le donne potenzialmente fertili in terapia con Alunbrig devono essere avvisate di non iniziare una gravidanza, mentre agli uomini vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alunbrig altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, è necessaria cautela durante la guida di veicoli e l'uso di macchinari poiché potrebbero manifestarsi disturbi visivi, capogiri o stanchezza durante il trattamento con Alunbrig. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più comuni, 25%, segnalate nei pazienti in trattamento con Alunbrig al regime di dosaggio raccomandato sono state incremento di AST, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio con Alunbrig. In caso di sovradosaggio, controllare il paziente per l'insorgenza di reazioni avverse, vedere paragrafo 4.8, e adottare misure di supporto appropriate. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitori delle proteine chinasi, codice ATC. L01XE43. Meccanismo d'azione. Brigatinib è un inibitore della tirosin chinasi che ha come bersaglio l'ALK, l'oncogene CROS1, ROS1, e il recettore. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Nello studio 101, in seguito alla somministrazione di una singola dose orale di brigatinib, 30-240 mg, nei pazienti, il tempo mediano per la concentrazione massima, Tmax, è risultato di dati preclinici di sicurezza. Gli studi di safety pharmacology con brigatinib hanno identificato possibili effetti polmonari, frequenza respiratoria alterata. 1-2 volte la Tmax umana, effetti cardiovascolari, frequenza cardiaca e pressione sanguigna alterate. Elenco degli eccipienti. Contenuto della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio amiloglicolato, tipo A, silice colloidale anidra, magnesio stearato, rivestimento della compressa, talco, macrogol, alcol polivinilico, biossido di titanio. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.